sezione è fatta in cartoncino. Trascrizioni dal CD e dai memorabilia. All'interno troviamo il CD con tutte le registrazioni audio, ovvero le varie interviste, le esibizioni, e sono state tratte dal film e documentario di Martin Scorsese, quindi non c'è niente di inventato. Introduzione. I primi anni. Talking New York. The times they are changing. Another side of Bob Dylan. Bringing it all back home. Blonde on blonde. Epilogo. Appendice e crediti fotografici. Quando ho iniziato ad ascoltare Bob Dylan sono partita esattamente da quando era più giovane, da quando era ancora un ragazzino, quindi mi fa un po' tenerezza vedere queste immagini, queste foto, perché avevamo più o meno la stessa età. Il destino è quella sensazione che hai quando ti sembra di sapere qualcosa su di te che nessun altro sa. La tua immagine mentale di ciò che puoi essere sia vera. È una cosa che ti devi tenere stretta, perché è una sensazione delicata e se la comunichi qualcuno la distruggerà. Meglio tenersi tutto quanto dentro. Bob Dylan, 5 dicembre 2004. Una lezione che ho imparato bene. Introduzione. Oh, qua cominciamo a capire meglio cosa si intende per scrapbook. Vedete che ci sono delle parti interattive, non interattive però, ad esempio nella pagina vengono aggiunti dei piccoli elementi 3D che lo rendono tridimensionale, e questa cosa è assolutamente fantastica. Aiutano tantissimo a capire e ad immergersi meglio un po' nell'esperienza della lettura del libro e non a leggere passivamente. Ogni pagina contiene delle tasche speciali. Ovviamente non vi farò leggere tutto perché altrimenti non finiamo più. Mi sto concentrando un po' sul farvi vedere in generale e sulle pagine che hanno più elementi sfiziosi. Ad esempio questo, Bound for Glory, Woody Guthrie. Bound for Glory, April, Bob Dylan. Per chi non conoscesse Woody Guthrie, sicuramente lo conoscerete. Beh, è stato una delle icone della musica folk e sicuramente la più grande ispirazione di Bob Dylan. Il motivo, si può dire, per cui ha cominciato ad imbracciare gli strumenti e cantare. Talking New York, 1961, quando si trasferì a New York per la prima volta. Cosa c'è qua dentro? Potete sentire dal suono che carta. Talking New York.
Concert 1961. Tickets available. Cosa avrei, anzi non cosa avrei dato, cosa darei per poter essere lì in questo momento, in quegli anni, perché ho avuto la possibilità di vedere Bob Dylan dal vivo, ma non era questo Bob Dylan. All'interno c'è la sua biografia. È in inglese, non ve la leggerò perché sapete che cerco un po' di distinguere fra italiano e inglese, ma faremo anche un po' di reading in
Chicago State College. Queste taschine trasparenti sono fantastiche. Ah, ok, sono i test. Oh, It Ain't Me, Babe, una delle mie preferite. Wow. Wow, questo è un cartoncino parecchio robusto. The Mayfair Hotel. La cosa che mi fa impressione è che abbiamo davvero la stessa calligrafia. Non so, sapete quando sentite quella sorta di lusinga? Stupida proprio, però. E qua cominciava anche a disegnare. Non so se lo sapete, ma Bob Dylan è anche un pittore, oltretutto incredibile. Ho visto una sua mostra qui a Roma un anno fa, 2 anni fa forse. È un artista fenomenale, un pittore fenomenale, il che mi fa rosicare anche un pochino, perché quella dovrebbe essere il mio settore. Basta, tolgo la musica. Ma non capisco perché alcune didascalie sono scritte in italiano, altre in inglese. Letter from Bob Dylan. Mamma mia, quanto è pesante. Beatles say Dylan shows the way. Si è sempre fatto questo paragone tra Bob Dylan e i Beatles. Mi rendo conto che il periodo storico era lo stesso, quindi in un qualche modo si può dire che fosse inevitabile, ma io invece direi che era evitabilissimo, dal momento che entrambi fanno due tipi di musica o hanno fatto musica totalmente diversa, quindi questo paragone non ha nessun senso. Si può dire che fosse solo una sorta di, come dire, mi viene la parola in inglese ma non in italiano. Ah, ecco, era un po' come paragonare la loro fama più che la loro musica. Mentre lavoravano per forgiare la musica che avrebbe definito gli anni 60, Dylan e i Beatles si scambiarono sempre un'ammirazione reciproca. Nel gennaio del 65 il giornale britannico Melody Maker pubblicò questo articolo che descriveva il fenomeno. Oh, le foto! Beh, qua stiamo passando alla svolta elettrica e a me sinceramente piacciono tantissimo entrambe. Sono innamorata sia della parte folk che di quella elettrica. Preferite questo suono o quello del cartone? In Don't Look Back, il regista Ben Baker seguì il tour di Dylan a Londra, producendo quello che è stato salutato come uno dei più grandi documentari rock di tutti i tempi. Questo poster e questi adesivi uscirono per promuovere il filmato e io vi garantisco che quel filmato l'ho visto ed è effettivamente un capolavoro. Sono talmente realistici che hanno fatto anche la strisciolina per strappare il biglietto. Don't Look Back. C'erano anche la partecipazione di Donovan e di Alan Ginsberg, il poeta. Sono una fan anche di Donovan, in caso ve lo stesse chiedendo. Don't Look Back. Non tiro fuori tutto perché crolla il tavolino.
famosi e potete ben capire il perché. Like a Rolling Stone non è il nome ovviamente dell'album, ma qui è contenuta. Il critico musicale Robert Shelton è stato uno dei sostenitori di Dylan fin dalle sue prime apparizioni. Shelton era presente all'esibizione elettrica di Newport nel 65 e registrò le sue osservazioni nel suo taccuino. Questa foto ritrae i due a Newport nel 64. Vediamo. Fantastico, non so se riuscite così forse a vederla meglio. Wow. Qua c'è un altro libricino. Ah, ecco, prima vi parlavo di Donovan. Per chi non lo conoscesse, lui è Donovan e ha avuto anche lui una forte influenza nel panorama folk. Diciamo che l'ho sempre trovato la versione più spensierata del giovane Bob Dylan. Possiamo vedere che qua iniziava a scocciarsi un po'. Blonde on blonde. No, le pagine sono quasi finite. Vedo che il libro si ferma, non so perché tutti quanti si fermino alla svolta elettrica, cioè da lì ha fatto un mondo di cose eppure spesso non sono documentate. Sembra che solo i suoi primi anni siano stati importanti. Questa cosa mi dispiace perché in realtà è stato iper produttivo ed iper creativo anche dopo. Dopo il suo discusso incidente motociclistico, Dylan si ritirò dalla scena pubblica. Perché sì, è vero ragazzi, avevo dimenticato di dirvelo, la sua carriera è stata segnata da un incidente che ebbe in motocicletta e che fu veramente invalidante e ci mise un bel po' di anni per riprendersi, scomparì totalmente dalle scene. Nel frattempo una serie di articoli fomentò le teorie che fosse rimasto seriamente danneggiato o che fosse uscito di scena per sempre. Ma come ci pensi? Ma perché? Ah, sono incollate le pagine. Siamo già all'epilogo. Siamo alla fine, no? Facciamo che vi leggo un ultimo pezzettino e poi ci salutiamo anche noi, non voglio annoiarvi per troppo tempo. Questa è proprio la fine. Bob Dylan emerse dal suo esilio volontario come un uomo nuovo e un artista cambiato. Dopo aver passato un anno lontano dai riflettori, Dylan era giunto alla conclusione che per liberarsi dalle cadette del successo e delle conseguenti pressioni dei media aveva bisogno di intraprendere un nuovo percorso creativo e di evitare ogni minimo indizio che lui e la sua musica avesse qualche potere particolare. È vero, è stato trattato sempre come un santone e questo probabilmente lo ha danneggiato anziché aiutarlo. Ma indipendentemente da quel che pensava la gente della nuova direzione musicale di Dylan e del suo destino, era chiaro che per Dylan gli anni 60 erano finiti. Anche se avrebbe fatto uscire un altro album nel 69, Dylan era sceso di livello e aveva portato un lento arresto una parte straordinaria di storia della musica. Era finita ed era il momento di guardare altrove. 35 anni dopo, Dylan è ancora in movimento.
essere quello che lui stesso ha definito l'anello di una catena. Nel 2004 Dylan ha detto al giornalista di Newsweek David Gates che in quel periodo stava facendo esattamente ciò che desidera